Avevo promesso di non fare più video su KTM e la sua situazione in attesa di news, e quelle del 25 febbraio, data della seconda riunione dei creditori, devono ancora arrivare. Però c'è veramente una situazione paradossale da raccontare su un'azienda e su dei personaggi della storia che secondo me fingono di volerla salvare, ma che in realtà vogliono tenersela per sé, insomma, trasformando tutto in una farsa sulla pelle dei dipendenti e dei creditori. Volete una mia opinione? Una mia opinione, sui dettagli e sulle ultime vicissitudini, vi prometto, con un video veloce, e io le opinioni ve le do. Ciao da Mister Helmet. Esiste tutto un movimento negazionista delle brutte cose, delle brutte faccende, perché lo avrete notato anche voi, che ci sono degli irriducibili anche fra la stampa, soprattutto fra la stampa, che cercano di sminuire una situazione gravissima, quella di KTM e Pirelli Mobility in generale. Allora, KTM ha vinto la Dakar e quindi la crisi, secondo qualcuno, non c'è, si sente meno, come se la Dakar potesse risolvere una crisi. KTM ha partecipato ai test della MotoGP e quindi non c'è nessun pericolo. Vedete, tutto normale, partecipano ai test. E prima ancora, KTM partecipa a EICMA e quindi Mr. Helmet si è inventato tutto. Partecipa a EICMA e è tutto a posto, salvo però poi andare in tribunale meno di 2 settimane dopo. Allora, in realtà la vittoria della Dakar, che è una gara in cui vincono più gli uomini, i piloti, e l'organizzazione dei team che le aziende, non significa molto, non significa quasi nulla, e fra l'altro è il frutto di un lavoro fatto in precedenza. Persino iscrizione e spese erano state già pagate e vedrete che anche l'anno prossimo non ci saranno problemi, perché un team disposto ad accollarsi un po' di spese per correre con moto comunque buone, anzi ottime, si troverà sempre, e nessuno mette in dubbio le qualità di KTM nel fuoristrado. Tanto che KTM è su questo che punterà in futuro, ve lo anticipo, e non sulla MotoGP, non sulla velocità. E poi partecipare ai test della MotoGP appoggiandosi sullo sponsor, e lo sapete bene qual è, Red Bull, tamponando le spese iniziali in qualche modo, e dopo vi dico come, vuol dire ancora meno. Bisognerà vedere che stagione intera, ed è lunga, verrà fatta fare a 4 piloti, ok? Di cui vedo uno bello carico e 3 in netta crisi. E tra l'altro ultimamente è emerso che tutte le situazioni che avevo annotato io, ossia che si sarebbe puntato tutto su Pedro Acosta, sono più che vere, e infatti Acosta, per talento e per impegno di chi lo fa correre, è l'unico ad aver funzionato un minimo nei test, anzi un po' più che un minimo. Gli altri, e non parliamo sicuramente di piloti scarsi, perché Binder, Bastianini e Vignales non lo sono invece nel buio più totale. Ok, per non parlare della Moto 3 e delle altre categorie minori che vivono difficoltà al buio, nel senso che non sono proprio neanche mai toccate dall'informazione. Avete sentito qualcuno parlare dei problemi di KTM nella Moto 3 o nella Rookie Cup? No, vedrete che nessuno ne parlerà, non conviene a nessuno parlarne. Ok? Aggiungo che agli investitori, attenzione, agli investitori che contattano KTM per sapere cosa farà a livello MotoGP, viene detto, questi sono i rumors, viene detto che le corse su pista si concluderanno nel 2025 o poco di più, e che la cosa importante su cui puntare è l'off-road, ma è anche comprensibile. Però queste informazioni qua non arrivano alla stampa dei difensori. Ma sono solo voci, va bene, però alla stampa dei difensori arrivano anche un sacco di belle voci, purché siano belle. Questi difensori di KTM prima hanno negato a lungo determinate cose come la crisi, i debiti, il tribunale, i licenziamenti, lo stop alla produzione, tutte queste cose qui. Dopo questi problemi li hanno ammessi un po' alla volta, trovando però altre situazioni favorevoli. Nell'informazione manipolata, questo modo di fare si chiama framing e cherry picking. Il framing, tu sposti la lente di ingrandimento e inquadri, incornici alcuni aspetti, in questo caso positivi, ma si può fare anche sugli aspetti negativi, per ignorarne altri. E poi c'è il cherry picking, cioè prendere le ciliegie, no? Scegliere alcune situazioni specifiche, quelle a favore della tua tesi quando racconti le cose, ignorando
molto furbescamente le altre per far vedere che la situazione non va così male. Così di una roba racconti le cose un pochino carine o meno brutte e nel framing prendi un pezzo e te lo porti fuori dalla storia, come la storia degli investitori che facevano la fila ma che però non hanno mai rilasciato dichiarazioni pubbliche. Avete mai letto una dichiarazione pubblica di una di queste aziende nominate fra le probabili salvatrici di KTM in merito a questa faccenda? Io non ho letto quasi nulla. Così come le centinaia di milioni che prima si erano trovati, mentre poi dopo hanno dovuto dire che sono stati emessi dei bond discretamente pericolosi e ne ho parlato in questo video qui, ok? Adesso dei bond non si parla più e si parla di altre cose. Ogni volta che qualcosa viene confutata, che si rivela non vera, oppure che non è andata come, si sperava, si cambia focus, così la gente si distrae. La gente, il pubblico, tutti, la ge vuole notizie nuove ed eclatanti. Se sono positive è meglio, ma meglio va bene anche eclatanti. La fan base, che poi esiste anche di questo di tutto il pubblico, esiste la fan base di KTM, è riuscita a negare persino il debito, okay? Figuriamoci quanto ci mette la fan base, a credere che siccome vede le moto in pista, allora è sufficiente e va tutto bene. Alla stampa va ancora meglio, perché un giorno scrive una cosa e che fa piacere a KTM, così è contenta e per gli sponsor va bene. E il giorno dopo, quando proprio è innegabile, e non si può più smentire, ammette la verità. Così la stampa cosa fa? Fa 2 articoli, okay, 2 articoli sono meglio di 1. Prima dice a KTM: "Ho provato a difenderti", poi quando proprio è innegabile, non si può più negare l'evidenza, allora fuori anche il secondo articolo. 2 articoli al prezzo di 1, ma la verità è sempre solo una, non ci possono essere 2 cose. Va bene, per quanto riguarda le iniziative del signor Pirer, mi permetto una opinione mia, una opinione personale. Quando era CEO di Pirer Mobility, aveva nel suo consiglio di amministrazione tutta gente che ha riempito per anni di dividendi, ovvero di soldi, e quindi mai degli interlocutori critici, mai qualcuno che gli impedisse di fare qualcosa. Chiaro che Pirer aveva la maggioranza, ma una annotazione di dissenso, mai, zero. Per forza prendevano tutti i soldi e dicevano di sì su tutto, anche quando a ottobre scorso Pirer Mobility comprava aziende intere ed era già essa stessa, Pirer Mobility, indebitatissima. Ok, fino a metà novembre, fino a pochi giorni prima di portare in tribunale, non mi dite che è una sorpresa, l'azienda comprava altre aziende che poi ha messo nei guai con il benestare del consiglio di amministrazione. Ma che consiglio di amministrazione era, io mi chiedo? Che organo di sorveglianza, segnatevi questa cosa, c'era? Spiegatemelo. E dov'erano il governo e gli organi competenti? Lo capirete poi. Sempre la mia opinione, quando la situazione è andata a rotoli, il signor Pirer ha smantellato il CDA tenendosi Neumeister, che era un suo uomo di fiducia, nominandolo co-CEO, co-amministratore delegato. Ragazzi, un'azienda gigantesca, un CDA di 2 persone, 2. Quando la situazione è ulteriormente precipitata, Neumeister è diventato lui CEO, amministratore delegato, e Pirer co-amministratore delegato, co-CEO, fino ad uscire del tutto. Alzi la mano chi crede che in KTM comandi veramente Neumeister. No, io no. Quando c'era da discutere con il curatore fallimentare, usiamo questo termine per abbreviare, lo sappiamo, Peter Vogel, è stato sostituito anche il capo dell'organo di sorveglianza ed è entrato Stephen Zöckling, il quale subito ha fatto trapelare di essere pronto, pensate un po', appena arrivato, ad investire cifre nell'ordine di centinaia di milioni, che non vuol dire un perché sempre cifre generiche come quando si diceva che il debito era a 3 C
a 3 cifre di centinaia, cioè non si capisce perché non ti dicono quanto. Il presidente dell'organo di sorveglianza che diventa parte in causa. Bene. Zöckling, ve lo spiego io chi è. È un altro uomo che deve molto a Pirer. È il proprietario di Remus, che fa marmitte. Remus fa ottimi prodotti, fornisce tutto il primo impianto a KTM, anche quando i silenziatori sono a Krapovic. I tuboni, li fa Remus. È un'azienda sana che però fattura 240 milioni all'anno. No? Quindi non è un super gigante e conta molto su KTM. Alzi la mano chi crede che possa salvare lui, Zöckling, KTM appena arrivato, mettendo no, io no, delle centinaia di milioni. Delle centinaia, non si sa nemmeno quanti soldi di preciso. Arrivano delle dichiarazioni in cui dicono: ah, Zöckling ha dichiarato che vuole mettere delle centinaia di milioni. Ma che cazzo? Si fa così in finanza, con delle centinaia, delle decine, dei miliardi. Ho sempre pensato che la finanza fosse un po' più precisa. Da analista vi posso garantire che è così. È solo la finanza di Topolino che dice delle centinaia, delle decine di... non si fa finanza così. La verità, vi dico una cosa, questa è la mia opinione, è che Pirer non ha mai lasciato veramente il comando di KTM, ha sempre messo persone sue prima sotto di lui e adesso al posto suo, e glielo fanno fare perché è evidente che uno nella sua posizione ha i giusti agganci sociali e politici, altrimenti, come ha già fatto, minaccia di fallire e di far chiudere tutto, minaccia di fallire e di far chiudere tutto. E questo l'Austria, un paese piccolo come l'Austria, con un'azienda così grande al suo interno, non se lo può permettere. Infatti l'Austria, che ha dormito per tutto il tempo mentre il suo tessuto industriale metalmeccanico veniva intossicato da KTM, che intanto faceva veleni in tutta Europa e pure di più, l'Austria si è opposta alla proposta del fondo americano White Box, che mirava a far ottenere ai creditori qualcosa di più del 30% al massimo, ben il 45%. Va detto che era un po' un'americanata e ci sarebbe voluto tempo e pazienza, però poi, ed era anche magari un po' difficile per la legislazione austriaca, però la verità è che il tutto è stato stoppato da KTM, che ha detto o il 30% del credito, in alcuni casi ancora meno, oppure sti cazzi noi falliamo. E tutti ad applaudire il fatto che KTM forse si salva. Che bravo Pirer che salva KTM, anzi senza forse, perché io penso che dopo che il governo austriaco ha fatto capire da che parte sta, KTM si salverà, ma a che prezzo? Bene, molto strappa consensi anche il fatto che licenzieranno 1000 persone in meno. Che bravi, 1000 persone in meno di quelle che si temevano. Così, quando licenzi 3000 persone, sei bravo, perché non le licenzi 4000. Quando le licenzi 2000, sei bravo, perché dovevi licenziarne 3000. Ma che ragionamento è? Sono dichiarazioni populiste, perché la verità è che le persone verranno licenziate nel calderone, verranno licenziate lo stesso nel tempo, non verranno licenziate da KTM, ma verranno licenziate da qualche altra parte, purtroppo. Questo è quello che penso io, facendo le analisi su fatti però inconfutabili. Trovatemi qualcosa di sbagliato e che non è successo veramente fra tutte le cose che ho detto. A Pirer, questa è la mia opinione, però magari qualcuno potrà essere d'accordo, qualcuno no. A Pirer non interessa trovare il giusto compromesso fra salvare l'azienda, magari perdendone purtroppo il controllo e delocalizzando, e risarcire i creditori. Non vuole che Bajaj cresca nelle quote perché vuole mantenere il controllo. E infatti gli indiani sono incazzatelli. A Pirer interessa non perdere il controllo dell'azienda e tenersela tramite i suoi amici
e al limite gli interessa che, se proprio non riesce a salvarla lui in qualche modo, gliela salvi l'Austria con qualche sistema. Ok? Però nel frattempo, ve lo devo dire, i creditori che verranno strangolati non sono figurine, sono altre aziende che probabilmente falliranno, molte sono già fallite, e sono operai che perderanno il posto di lavoro al posto di quelli di KTM. E quindi non è che se tu non licenzi 1000 persone di qua perché non paghi i creditori, le aziende che sono creditrici non fanno perdere ai loro dipendenti il posto di lavoro. L'acqua nel secchio è sempre la stessa. Quindi se la coperta è corta da una parte, quando tu tiri, o ti rimane fuori la testa o ti rimangono fuori i piedini. È inutile raccontare fesserie. Moltissime KTM, quelle con cui si fanno i numeri, sono prodotte in Asia. Guardate qui, le fa Bajaj fino a che gliele fa. Guardate qui. KTM 200, Duque. Quindi una KTM salvata male rischia di durare un altro paio di anni e di ritrovarsi di nuovo nella stessa situazione. Del resto hanno dichiarato che a marzo vogliono ricominciare a produrre, quindi sono già sicuri che a febbraio gli daranno luce verde il 25 con la riunione dei creditori. Vogliono ricominciare a produrre e vogliono fare in un anno 230.000 moto. E si sono evidentemente già dimenticati di quelle altre 200 e passa mila che gli sono rimasti sul groppone. E tutte quelle che sono rimaste da vendere, cosa ne facciamo? Che i concessionari sono in ginocchio e appaiono disperati nelle loro televendite social. Cosa ne facciamo? Ma tanto a Pirer non gliene frega niente. E intanto fa scrivere ai suoi amici ex Speedweek e company che ha messo, pensate quanto è buono, 200 milioni dei suoi. Capirai, non male per uno che ha fatto un buco di 3 miliardi. E non è nemmeno male pagare 900 milioni anziché 3 miliardi o 450 milioni che è il Quibo, 15%. Insomma, voglio dire, no, in caso di fallimento fai il botto, non paghi quasi niente e ti tieni comunque l'azienda mettendo soltanto 200 milioni dei tuoi e basta. Così fai bella figura, però con il sedere degli altri, ma non fa niente. Nel frattempo metti un paio di milioni dei tuoi così di argent de poche, di spiccioli nella MotoGP per tirare avanti un altro paio di mesi, così fai bella figura alle riunioni dei creditori e con il pubblico fino a che si sistema la situazione. Tanto è l'immagine quella che conta e ci sono i frollocconi che finché vedono la MotoGP che gira e non si ferma, pensano che vada comunque tutto bene. Ok? Fai bella figura finché sistemi la situazione. Del futuro non si sa, l'importante è tamponare. Nel frattempo nessuno a questo signore ha bloccato evidentemente i conti. Avete fatto caso che fino ad ora io ho nominato, pur parlando del crack di Pirer Mobility, ho nominato solo KTM e non Husqvarna, GasGas ed MV Agusta. Adesso vi parlo anche di queste aziende qui, però prima devo presentarvi un amico. Mr. Helmet è indipendente, vive di visualizzazioni, di click, di like, di iscrizioni, di abbonamenti per chi vuole dare qualcosa in più e ricevere qualcosa in più, e poi di qualche, diciamo così, di qualche amico. Allora, è un po' come andare in moto. Ci andreste senza casco, senza protezioni, navigare è così. Voi siete in giro, in hotel, in vacanza, in aeroporto, vi arriva un messaggino, lo cliccate, siete distratti, avete 1000 cose da fare, avete 1000 impegni e violano la vostra privacy, oppure ci sono i soliti malware, il phishing, le minacce, la violazione della privacy, eccetera. Oppure siete all'estero e volete guardare la TV italiana o viceversa, siete in Italia e volete guardare la TV del vostro paese, cosa guardano i vostri amici, farvi un po' una cultura, eccetera. Quindi vi volete anche magari geolocalizzare in 111 paesi e con 7100 server, bene, con NordVPN lo potete fare
potete difendere la vostra privacy, difendere la vostra sicurezza, evitare i malware, collegarvi sulle reti wifi in tutta tranquillità perché siete protetti, geolocalizzarvi, navigare, guardare i contenuti fuori da dentro, dentro da fuori, potete fare un sacco di cose nella massima tranquillità e protezione. Andate su nordvpn.com/MrHelmet e scoprite i piani di abbonamento che sono diversi a seconda dei servizi che vorrete attivare. Un mese, un anno, 2 anni, e c'è un risparmio esagerato del 75%, ci sono 4 mesi gratis, ci sono un sacco di vantaggi e in più rimanete protetti e in più ancora siete felici e vi divertite e in più ancora supportate Mr. Helmet, che secondo me è la cosa più divertente. Ma scherzi a parte, nordvpn.com/Mr. Helmet. Ah, vi stavo parlando di... Ah sì, MV Agusta e compagnia. Allora, vi parlo di MV Agusta. Non so se avete visto recentemente gli ultimi articoli, ad MV è stata fatta fare la parte dei poveracci. Dopo che sono stati mollati e lasciati soli dopo 3 anni di agonia in cui gli avevano promesso di fare questo e quell'altro e invece non solo non hanno fatto niente, ma hanno lasciato anche dei danni, anche la beffa di un pezzo in cui sembra che non parteciperanno alla MotoGP nel 2027 e grazie al fungo. Ma perché? Perché KTM non c'è più. Prima con KTM avrebbero potuto fare chissà che cosa, ma adesso KTM non c'è più. Cioè come se KTM nella situazione in cui era sarebbe mai riuscita a portare MV Augusta in MotoGP. In realtà i proclami erano quelli, ma un'azienda che fa fatica a starci lei in MotoGP, non ha i soldi per quello, avrebbe secondo loro portato MV in MotoGP, e il fatto che KTM sia andata via toglie il sogno della MotoGP. Cioè adesso MV Agusta, dopo essere stata presa in giro per 3 anni, mezza derubata, lasciata senza nulla, senza motociclette, col magazzino vuoto, senza il gestionale perché sono portati via, ha anche la colpa sua di non fare la MotoGP nel 2027. È veramente, siamo veramente alla stampa di regimi di paesi totalitari che probabilmente neanche esistono più. Mollata senza soldi, senza il gestionale, con le moto da ritirare, che se lo sono fregato ed è colpa loro. Attenzione, perché MV Agusta, fra tutte le aziende passate fra le sapienti e miracolose mani di Stephen Pirer, che negli ultimi anni altro non è stato che remida al contrario, attenzione perché MV Agusta fra tutte le aziende è quella che sta meglio. Gas Gas, Husqvarna e un'altra decina, se non di più, perché nella galassia Pirer Mobility le contate le aziende sono tantissime, di information technology, digital, comunicazione, poi c'è Kisk, c'è una galassia di aziende di ogni tipo, quelli che fanno i camion dei pompieri, tutte queste aziende qui, ma le più note sono Gas Gas e Husqvarna. Ne avete sentito parlare ultimamente in qualche piano di salvataggio? Mai sentito parlare ultimamente voi? No. Queste aziende qua, a quanto pare, moriranno nel silenzio. Ma bravo Pirer che salva KTM e guardate, le fa fare anche la MotoGP, ha messo anche 200 milioni dei suoi. Poi uno non li deve perculare, insomma. No? Ciao da Mr. Helmet.